This week, a street paper gets a papal exclusive. Pope Francis visits Florence, and one Cuban family has a unique souvenir of the papal visit. Hello and welcome to another edition of Vatican Connections. Let's take a look at what's been happening. We know by now that Pope Francis decides for himself when to release an interview to a news outlet. His latest interview is unique for several reasons. It was to a Dutch newspaper that is written and sold by homeless or formerly homeless people. Now, asked if he ever feels pressure to sell the church's treasures in order to help the poor, Pope Francis said the church's treasures, specifically the works of art, don't belong to the church. They're housed in churches but are treasures of humanity. Instead, he has started to sell the gifts that are given to him, and that money is used to fund projects that are run by the papal almoner. Pope Francis said that while he wishes he could have a world without the poor, human sin is always with us, and it leads us to greed and exploitation, which puts some people in poverty. Now, Street News is the street newspaper of Utrecht. The interview is also being carried in other street newspapers that are part of the international network of street papers, including Street Speech in Columbus, Ohio, The Big Issue UK, and The Big Issue Australia. So check our blog for a link to that interview. Now, Pope Francis tackled the issue of leaked documents and financial reforms head-on at Sunday's Angelus. He said the issues made public in two recently published books were already known and corrective measures have already been taken. According to the Pope, those measures are already bearing fruit. Of course, that did not put an end to the whole affair. The two writers who published books based on those leaked documents are now being investigated. The Vatican believes Gianluigi Nuzzi and Emiliano Fittipaldi were accomplices in the leaking of the documents and is investigating them, as well as a few other people who had access to those same documents. Also, the Vatican confirmed that no cardinals have been questioned, and the office responsible for the patrimony of the Holy See is not under investigation. Fortunately, the highlight of the week was the Pope's visit to Florence to address the 5th National Congress of the Italian Church. But his first stop was just outside the famous city, where he addressed a group of workers. Vi ringrazio per gli sforzi costanti che la vostra comunità attua per integrare ciascuna persona, contrastando la cultura dell'indifferenza e dello scarto. Mentre vi adoperate nella ricerca delle migliori possibilità concrete di inclusione, non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà. Non rassegnatevi davanti a quelle che sembrano difficili situazioni di convivenza. Siate sempre animati dal desiderio di stabilire dei veri e propri patti di prossimità. Ecco, prossimità. Sono questi i semi che contribuiscono a creare un'umanità nuova, rinnovata, dove nessuno è lasciato ai margini o scartato, dove chi serve è il più grande, dove i piccoli e i poveri sono accolti e aiutati. Dio e l'uomo non sono due estremi di una opposizione. Essi si cercano da sempre,
perché Dio riconosce nell'uomo la propria immagine e l'uomo si riconosce solo guardando Dio. Then, addressing Italian bishops, Pope Francis laid out a roadmap for the Church on how to embrace the sentiments of Christ. Ai vescovi chiedo di essere pastori, non di più, pastori. Sia questa la vostra gioia. Sono pastore. Sarà la gente, il vostro gregge, a sostenervi. Di recente ho letto su un giornale di un vescovo che raccontava che era in metro all'ora di punta e c'era talmente tanta gente che non sapeva più dove mettere la mano per reggersi. Spinto a destra e a sinistra, si appoggiava alle persone per non cadere. E così ho pensato che oltre la preghiera, quello che fa stare in piedi un vescovo è la sua gente. Che niente e nessuno vi tolga la gioia di essere sostenuti dal vostro popolo. Come pastori siate non predicatori di complesse dottrine, ma annunciatori di Cristo, morto e risorto per noi. Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà. It's been a couple of months since Pope Francis visited Cuba and the United States, and we're now starting to see some of the fruits of that visit. CNS has this story about the unexpected gift one family received in Cuba. Oscar Parada Perez was overjoyed when he and his family were selected to meet Pope Francis during his visit to Santiago, Cuba in September, and this encounter became a life-affirming event. As Perez was preparing for the Pope's visit, his 1-year-old daughter Sofia became sick. And the doctors think it was possible she suffered from leukemia or another bad disease. Perez, his wife, 3-year-old daughter Sabina, and the ailing Sofia were charged with presenting Pope Francis with an image of Cuba's patron saint, the Virgin of Charity of Alcobra. It was a gift the people of Cuba asked the Holy Father to in turn give to a Cuban family living in the United States. When the Pope came to Santiago de Cuba and we were in front of His Holiness, I asked the Pope Francis, please bless my daughter. So he blessed my daughters, my wife. He looked at my family and tell us everything is gonna be okay. You just continue praying and then pray for me. And in that moment, I feel peace in my heart. And a week later, we do the medical examiner
to Sofia, and the final result is she was in perfect condition. For us, is our particular miracle. This week, we're going to take a look at the lighter side of Vatican life. The neighborhood around Vatican City is chock full of souvenir shops, pizzerias, and clerical clothing stores. Now, our own Matteo Cioffi got to know one shop owner and discovered that even though they provide a very material service, these stores have deep roots and a long legacy of service. Questa azienda nasce fin dagli anni 50, che non si chiamava Confesclero, ma si chiamava Sartoria Pontificia Spighetti, fino alla fine degli anni 50 e inizio anni 60. Dagli inizi anni 60 cambiò nome e ci fu praticamente si divise e diventò fornitura di tessuti per sartoria e per abbigliamento in genere per religiosi, e prese il nome di Confexclero, che inizialmente erano 3 sedi: Roma, Firenze e Milano. Successivamente poi rimase Firenze e Roma, e da ultimo all'inizio anni 70 soltanto Roma, qui a Borgo Angelico. E noi siamo subentrati a una persona molto capace e brava in questo settore, perché mia moglie fin da ragazza, quando intraprese a lavorare presso un negozio di questo settore, covò il desiderio di crearsi per lei questa attività. E praticamente poi col tempo, avendo anche 3 figli, oggi sono grandi, pensammo che sarebbe stato un avvenire da creare per i figli, e quindi ci siamo lanciati in questo settore qui. Le chiedo, immagino che sicuramente nella zona, soprattutto in questa zona, ci siano tanti negozi o comunque diversi negozi simili. Esiste, volendo, una sorta di concorrenza? Ci si conosce? Ci sono magari negozi specializzati più in qualche oggetto, in qualche articolo piuttosto che altri? Sì, qui in zona San Pietro Vaticano ci sono circa 6 o 7 negozi di questo genere, chi più chi meno trattiamo gli stessi articoli, e senz'altro c'è la concorrenza, perché chi ce l'ha rossa, chi ce l'ha verde, chi ce l'ha gialla, però diciamo nel settore sono quello, non è che naturalmente chi si comporta, diciamo, meglio verso la clientela ottiene senz'altro dei successi o delle soddisfazioni maggiori degli altri. Ci conosciamo tutti, con qualcuno ci salutiamo, prendiamo anche il caffè senza problema. Con tanti a malapena ci conosciamo ma non ci salutiamo, ma non per nulla, solo perché magari non c'è l'occasione. Sarebbe magari opportuno creare un clima amichevole in questo settore, però ognuno tira l'acqua per il suo mulino. A proposito di oggetti, parlando magari delle vesti, possiamo dire qualcosa magari sui tessuti, qualche dettaglio, qualche curiosità riguardo appunto le vesti? Allora, per quanto riguarda la sartoria, si confeziona vesti per ogni confessione, sia cattolica, ortodossa, siro e altre religioni. Le vesti vengono confezionate in un certo modo, con dei tessuti che piacciono ai clienti, perché esiste il fresco di lana, il misto lana, il gabardine, il satin e tanti altri tessuti che hanno un certo pregio, oppure quelli che costano un po' meno,
ma che comunque vengono fatti, diciamo, degli ottimi capi d'abbigliamento. Questo per quanto riguarda la sartoria. Mentre per gli abiti, il vestito si vende già confezionato come i cappotti, i soprabiti e via. Per quanto riguarda invece la clientela, esiste una sorta di divisione tra religiose e religiosi? È una clientela prevalentemente maschile? C'è in qualche modo una piccola divisione? Diciamo che è proprio una cosa minima, perché mia moglie è conosciutissima da molti anni, da più di me, perché in questo settore sta qui da 50 anni. Quindi conosce tante persone, conosce ogni tipo, come bisogna trattarlo, prendere, perché i clienti quando si conoscono da tanti anni, noi partiamo dal seminarista fino al più alto livello di vescovi, qualche cardinale o sacerdote e via. E così anche le suore. La famosa crisi ha colpito anche un settore del genere. Diciamo che lentamente è arrivata anche qui. Quasi quasi non ce ne siamo accorti agli inizi, però piano piano è arrivata anche, perché chi era abituato a comprarsi 3 camicie se ne compra 2 o se ne compra 1. Chi si faceva 2 vestiti in un anno se ne fa 1. Chi sceglieva un tessuto per fare una veste di un certo pregio adesso guarda, naturalmente, perché il risparmio conviene a tutti, anche noi stessi che ci forniamo da delle ditte guardiamo i prezzi, perché poi dobbiamo accontentare a nostra volta le persone che vengono, che cercano il materiale buono a un prezzo abbordabile. Quindi il settore nostro piano piano ne sta risentendo. Speriamo che quanto prima ci risolleviamo un po' da questa breve crisi, chiamiamola così. Il giubileo che inizierà l'8 dicembre e che durerà per tutto il 2016 è un evento che può comunque portare in un negozio come questo qualcosa di importante, maggiori richieste, una maggiore clientela, comunque un movimento diverso poiché c'è un evento così importante? Diciamo che noi siamo fiduciosi che con l'evento dell'anno santo straordinario che a breve ci sarà, di fare un buon lavoro e di avere il maggior numero di clienti, visitatori che vengono qui in Italia, che passano di qui da noi e che possiamo lavorare. Quello che ci auguriamo è questo, siamo fiduciosi. Well, the Pope has been traveling this week, but let's take a look at what else he did. On Monday, Pope Francis met with the president of Poland. Now, he reportedly told the president that when he travels to Poland in July for World Youth Day, he would like to visit Częstochowa and Auschwitz. Later that same day, Pope Francis presided at the episcopal ordination of Monsignor Angelo de Donatis, the newest auxiliary bishop of Rome. Tuesday was the day trip to Florence, and during that trip, the Pope spoke to workers and bishops taking part in the 5th National Congress of the Italian Church. On Wednesday, just before the general audience, the Holy Father met with Dragan Čović, the current leader of the Presidential College of Bosnia-Herzegovina. During the meeting, Pope Francis said he holds in his heart the big and beautiful things he learned as a result of his visit to that country. He said he learned of the capacity to suffer, the capacity to forgive, and the capacity to come together and work together for a better country. And of course, the capacity for dialogue. Following that meeting, Pope Francis held his weekly general audience. Now this week, he focused on family meals and smartphones and the effects of each. CNS has more. Oggi molti contesti sociali
pongono ostacoli alla convivialità familiare. È vero, oggi non è facile. Dobbiamo trovare il modo di recuperarla. A tavola si parla, a tavola si ascolta. Niente silenzio, quel silenzio che non è il silenzio delle monache, è il silenzio dell'egoismo. Ognuno alla sua, o alla televisione o al computer, e non si parla, no. Niente silenzio. Recuperare quella convivialità familiare, pur adattandola ai tempi. La convivialità sembra sia diventata una cosa che si compra e si vende, ma così è un'altra cosa. Nei paesi ricchi siamo indotti a spendere per un nutrimento eccessivo e poi lo siamo di nuovo per rimediare all'eccesso. E questo affare insensato distoglie la nostra attenzione dalla fame vera del corpo e dell'anima. Quando non c'è convivialità, c'è egoismo. Ognuno pensa a se stesso. Troppi fratelli e sorelle rimangono fuori dalla tavola. È un po' vergognoso, no? On Thursday, Pope Francis met with bishops from Slovakia on their ad limina visit. He gave the bishops a letter in which he said migration has become a fact of modern life that needs to be handled with sensitivity and justice. The Church is called on to give an example of how to welcome the migrant and respect the dignity of every person. He said Slovakia should preserve its traditions and culture because only in doing so will it be able to open itself up without fear to the rest of the world. Then the Pope held a special audience with people participating in the Guanellian family pilgrimage in honor of the 100th anniversary of the birth of Saint Luigi Guanella. The saint founded an order of priests and an order of sisters focused on ministry to immigrants and people with special needs. Now, he told participants in the audience that the greatest hunger in the world today is hunger for love. He said the world needs people with a vision that has been renewed by love and a gaze that gives hope. There were just a few resignations and nominations this week. Let's take a look at what they were. In Detroit, Auxiliary Bishop Francis Reese retired upon reaching the mandatory retirement age. And in Quebec, Bishop Jean-Louis Plouffe of Sault Ste. Marie has reached the retirement age. Pope Francis accepted his resignation and named Bishop Marcel Damphousse to take his place. Bishop Damphousse has been Bishop of Alexandria, Cornwall since 2012. In Paraimbo, Suriname, there's a new bishop, Father Karel Choeni. Now, born in Suriname, he has studied in Holland, Belgium, and Port of Spain. Well, that's all for this edition of Vatican Connections. Join us again next time. And until then, you can follow us on Twitter or Facebook or watch us on Roku TV on demand. From everyone here, thanks for watching. See you next time.